Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche generali per il primo semestre del 2026. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del Leone. Potrebbe essere un periodo, diciamo, un po' lento, considerata la carta, però è anche un momento dove avrete la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono 3. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando un corso base di numerologia. Ognuno di questi comunque ha la propria playlist. Vi ricordo inoltre che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di gennaio 2026, anche di questo c'è il link sotto in descrizione piuttosto che sulla pagina web. Bene, andiamo a vedere le vostre energie generali ragazzi, partiamo con un 7 di bastoni. Diavolo, stella, 3 di spade, 5 di bastoni, temperanza e fante di bastoni. Dunque, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento energetico del semestre. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione mese per mese, quindi vi dirò, o meglio cercherò di dirvi, di questa energia qui quando succede che cosa. Quindi andiamo a vedere a livello temporale come si sviluppano le energie di cui parlo qui. Tenete presente che questa è una lettura generale, ne seguiranno altre 3 un po' più specifiche, una sulla crescita spirituale, una sull'amore e gli affetti, le relazioni in generale, e l'altra sarà sul lavoro e l'economia, quindi non perdetevele. Bene, partiamo da questo 7 di bastoni, 4 di bastoni e re di pentacoli. Credo che ci sia come la volontà qui di raggiungere un certo obiettivo di stabilità che per qualcuno può rappresentare la casa, quindi finalmente comprare la casa, finalmente avere la casa da soli. Per qualcun altro con questo re di pentacoli potrebbe far riferimento a una questione monetaria. Andiamo a vedere questo diavolo, abbiamo un 7 di coppe, asso di bastoni e 5 di pentacoli. Diciamo che io questo diavolo non lo sento negativo, anzi lo sento proprio, ma questo da subito, appena ho estratto le carte, sento come se fosse la presa di potere personale. Occhio però, perché il diavolo è collegato all'ego. Siccome qui abbiamo anche un 7 di coppe, fate attenzione a non porvi obiettivi un po' troppo utopici, un po' troppo lontani dalla realtà, perché con questo 7 di coppe può essere che non tutto quello che vi prefissiate sia effettivamente concretizzabile. Abbiamo anche un 5 di pentacoli, anzi datemi una carta.
Potrebbe esserci qualche tema con la codipendenza. Magari qualcuno è codipendente da voi o viceversa. Occhio alle relazioni clandestine, perché qua ci potrebbe anche stare con diavolo, asso di bastoni, il 3 di coppe, il 5 di pentacoli. Diciamo che vedendola così è più una questione di potere, quindi l'acquisire come una nuova sicurezza. Andiamo a vedere la stella. Quante? Matto, appeso, 9 di spade, 5 di bastoni, mondo. Sì, c'è come un obiettivo che secondo me è molto molto in alto, che potrebbe far parte di queste coppe, del sette di coppe che abbiamo visto prima, però allora quello che vi dico è non peccate di ingenuità, perché la sensazione che ho è che andiate dritti verso questo obiettivo, c'è un appeso al contrario, quindi un qualche cosa si sblocca, anche grazie a questo asso di bastoni che è l'azione fatta con una certa intenzione, quindi c'è come un direzionare le azioni, non so se si dica in italiano direzionare, però avete capito. Ehm, Però è come se qualche cosa si fosse ancora incastrato. Può essere un tema con gli spostamenti, eh? Non so se per esempio potreste non sapere come muovervi, come spostarvi, non sapete magari, sì, avete l'obiettivo, ma non sapete da che parte iniziare. Andiamo a vedere il 3 di spade. Luna e 8 di spade. Guardate ragazzi, quello che vi posso dire, fate attenzione agli obiettivi egoici, perché qua con la luna e 7 di coppe potrebbero esserci veramente solo delle illusioni. L'obiettivo c'è, è anche un alto obiettivo, secondo me, però con la scusa che non si sa bene da che parte andare, credo che qualcuno di voi si stia un po' auto boicottando. Ci sono delle paure probabilmente che tornano a galla, possono essere paure del non sono abbastanza, e se succede quella roba lì, e se perdo i soldi. Ci sono come delle paure che vi attanagliano un pochettino e adesso capisco perché la carta dell'appeso. È vero che qualche cosa qua si sblocca, però c'è bisogno di guardare le cose da ogni sfaccettatura. Andiamo a vedere questo 5 di bastoni. Abbiamo un fante di coppe e la morte. C'è come un... ho l'idea che dobbiate tenere fuori alcune influenze. Potrebbe essere fuori dalla vostra testa, fuori dal vostro territorio. 5 di bastoni è una carta che indica lotte. Normalmente sono lotte di poco conto, cioè sono lotte egoiche, appunto, sono cose che non servono a niente solo per avere ragione o no, sono cose per cui si potrebbe effettivamente evitare di litigare e secondo me qualcuno ci metterà una pietra sopra. Andiamo a vedere la temperanza. 6 di coppe e giudizio. È come se da un lato aveste bisogno di guarire questa visione che avete, forse un po' troppo romantica, un po' troppo infantile, considerato il 6 di coppe, un po' troppo fiabesca. Non so se riguardi esattamente un progetto o una persona,
Se riguardasse una persona, potrebbe essere una persona. Andate poi a vedervi le stese sull'amore e gli affetti, le pubblicherò più avanti. Però potrebbe essere una persona, insomma, di un certo status. Considerato il re di pentacoli, potrebbe anche essere sposato, sposata. Qui c'è come un mettere il piede in fallo, se vogliamo, e qui è come rendersi conto che è come se l'obiettivo non potesse essere portato a compimento. E qui c'è il metterci una pietra sopra e questa sia il giudizio che è una carta di rinascita che la temperanza che è una carta di guarigione mi parlano di un qualche cosa di nuovo che comincia. Qui abbiamo un fante di bastoni, potrebbe anche essere una nuova persona che incontrerete. Sette di spade, carro e temperanza. E come guarire le vostre proiezioni, le vostre idee, la vostra mente, questo sette di coppe, queste idee così utopiche, questi magari obiettivi un po' troppo elevati. Non dico che siano elevati, punto. Sono elevati per voi in questo momento di vita preciso. Cioè come se fossero un po' irraggiungibili, quindi poi anche le vostre paure, il vostro modo di pensare, il vostro modo di vedere le cose. Tenete presente che avete sia la luna che l'otto di spade che il sette di coppe. Sono carte che parlano di qualcuno che ha una visione distorta della realtà. La luna soprattutto mi dice che vedete solo una parte delle cose e non vedete quello che c'è dietro. Mentre l'otto di spade è una carta di autoboicottaggio e il tre di spade è una carta di sofferenza della mente, cioè va a finire che a causa di questi obiettivi che vi siete prefissati, che sono nel lungo periodo, che sono obiettivi magari anche egoici, potreste rischiare di star male perché a un certo punto vi rendete conto che non è tutto come sembrava. Però ho anche l'idea che, infatti qui avete l'appeso, questo momento sarà ideale per cambiare un po' la prospettiva di voi stessi, degli altri, della vita, dei vostri obiettivi, di quello che è. Quindi si parte come da una situazione, direi anche un po' stabile, e qui, guardate, l'immagine che mi è arrivata è di una persona che sta nuotando cercando di stare a galla. C'è qualche tipo di obiettivo da ridefinire, secondo me, da rivedere, da considerare sotto altri punti di vista, sotto altri aspetti. E con la carta del giudizio vi dice di avere una visione di insieme più grande, più nel lungo periodo. Diciamo che sia il 6 di coppe che la luna che la stella sono carte di sogno, sono carte di obiettivi, sono carte di desiderio anche se vogliamo. E qua ho come l'idea che vi dicano di pensare le cose più in grande. C'è comunque un nuovo inizio con questo fante di bastoni alla fine. Occhio con questo sette di spade a non essere troppo avidi, a non voler tutto e subito, ma abbiate pazienza. Devo dire che avendo anche il carro come se decideste finalmente di prendere una nuova strada, il carro di solito parla di una decisione che è stata presa, di una decisione favorevole normalmente. E secondo me, avendo queste due temperanze, piano piano risistemerete quello che vi faceva soffrire, che secondo me è solo il modo di vedere le cose. Non è nessuno che vi viene a fare un torto e che voi, dalla vostra testa, con il vostro ego, vi siete prefissati probabilmente delle cose e il fatto di non raggiungerle vi fa sbroccare. E ecco, cambiate gli obiettivi e cambiate anche la percezione che avete legata agli obiettivi. Andiamo a vedere mese per mese, andiamo a vedere come si sviluppa l'energia. Sei di bastoni, ve le metto qua giù, ok. 6 di spade, 10 di spade,
Re di coppe, 8 di spade che avete già qui, otto di bastoni, 9 di bastoni. Wow, queste sono tutte girate al contrario praticamente, a parte questa. Guardate, il 10 di spade è l'arcano minore della morte, quindi sento che verso marzo deciderete di lasciar perdere qualche cosa. Potrebbe essere appunto quell'idea, quell'obiettivo. Tenete presente che 6 di spade è la carta delle credenze limitanti, quindi si tratta di lavorare a quello che credete. Credete di non essere abbastanza bravi, credete di aver bisogno di qualcuno per avere successo, credete di aver bisogno di qualcuno per essere felici. Sono un po' tutte queste credenze che vanno tolte, neanche destrutturate, proprio tolte. C'è come una partenza sottotono inizio anno con un 6 di bastoni al contrario. Sento come se nessuno vi vedesse, sapete? Come se... e credo che sia anche per quello che abbiate bisogno di riprendere un po' questo potere, di sentirvi pieni. Però è anche vero che molto di questa carenza lo fa il modo in cui pensate, quindi secondo me poi a marzo, questo è molto facile, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ok? E per quello che a marzo c'è questo 10 di spade, secondo me potrebbe definire effettivamente come il prima e il dopo. 10 di spade letteralmente è la fine della sofferenza. Mm? Devo dire che poi abbiamo anche queste altre tre carte, girate 4 se consideriamo anche questa, girate al contrario, e qui rivedo la temperanza. Cioè, secondo me, la prima parte del 2026 vi serve per capire quello che non è funzionato fino ad adesso e come impostarlo per il nuovo periodo. Diciamo che ho l'idea, siccome la temperanza fa riferimento anche alla convalescenza, ho idea che dobbiate tipo battere in ritirata, perché qui l'otto di bastoni, quando è girato al contrario, parla di stare zitti, di non dire niente, parla di una comunicazione superficiale. Quindi ho come la sensazione che qualsiasi sia la vostra decisione, la vostra scelta, il vostro ritrattarvi, state zitti, non dite niente a nessuno, anche perché più gli altri sanno, più hanno potere per giudicarvi, per parlare male, per dare quell'opinione che nessuno gli ha chiesto, però comunque. Ehm, Ho l'idea che in questa zona, quindi aprile, maggio, giugno, l'ideale sarà un low profile, cioè profilo basso. Confondetevi con la tappezzeria, pensate voi a quello che dovete tagliare, a quello che dovete rigenerare, a come rinascere, a come guarire, a come rimettere in equilibrio tutta la situazione. Pensate a quali possono essere le scelte vincenti, la direzione giusta da prendere e senza comunicarlo troppo agli altri. Questa è un po' la sensazione che ho. Anche perché, ve lo dico spesso, quando, che sia chiesta o no, gli altri ci tengono a dirvi la vostra, questo è una questione di ego, quando vogliono come sentire che loro hanno la risposta e quindi ti dicono quello che neanche tu hai chiesto, però va bene. Quando arriva questo tipo di opinione piuttosto che di parere, tenete sempre presente che questa persona ha il suo bagaglio di esperienze, il suo bagaglio di credenze, il suo bagaglio animico, quindi l'esperienza che deve portare questa persona. Quindi non è detto che quello che questa persona vi dice combaci con voi. Magari per farvi un esempio, questa persona ha aperto un bar in passato, gli è andata malissimo e quando voi dite, ah voglio aprire un bar, ah no no, l'ho già fatto anch'io, a me va malissimo. Però c'è da valutare una serie di cose, la zona, la persona, il savoir-faire con i clienti, la puntualità, il tipo di servizio. Non è detto che perché a quella persona è andata male che vada male anche a voi. Quindi diffidate sempre un po' dei pareri personali degli altri, soprattutto quando non sono chiesti. Ok? Va bene.
Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Intensità e condizionamento, che è di nuovo il diavolo. C'è qualche cosa che vi condiziona. Possono essere le idee proiettate verso il futuro, può essere il confondersi tra la folla. Cioè è come se voleste spiccare probabilmente, state cercando il modo giusto di diventare una stella, di diventare, come vi posso dire, famosi, conosciuti, magari è anche un tema di social. E qui vi consigliano di darci dentro, questo è un fante di bastoni, questo è un cavaliere di bastoni, quindi è come se aveste bisogno di metterci grinta, di metterci forza in quello che state facendo. Vi dico, è un periodo dove avrete la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra ottica. E secondo me fate tutte le vostre valutazioni senza guardare troppo in faccia alla gente, senza chiedere... Cioè magari i consigli chiedeteli perché se non siete esperti in un tema ci mancherebbe altro. Però poi non... Cioè ci sono quelle persone che dicono, ah fai come ti dico io, che vedi che si risolve, poi non si risolve, voi a chi date la colpa? A quella persona, perché è quella persona che aveva detto fai così. No, la responsabilità è nostra perché abbiamo scelto di seguire quello che ci ha detto quella persona. Quindi secondo me occhi ai condizionamenti che potrebbero essere queste idee illusorie, questi obiettivi magari un po' troppo alti di cui abbiamo parlato all'inizio. Andiamo a vedere un altro oracolo. False promesse, il mese che viene. Dov'è che l'avevo visto? Sì, potrebbe essere. Non so se sarà il mese che viene, cioè potrebbe essere dicembre in questo caso, se guardate la lettura quando la pubblico, oppure potrebbe essere il mese dopo che voi guardate la lettura, cioè guardate la lettura a febbraio, ipotesi potrebbe essere marzo. Però lo sento un po' qui, sinceramente. È come se qualcuno dicesse: no, ti aiuto io, non ti preoccupare, fai così che funziona. Non ti preoccupare perché che per quella cosa lì ci sono e poi arriva un po' di delusione. Tenete presente che però è un fante di coppe. Che cosa vuol dire? Il fante di coppe è una persona giovane, genuina, entusiasta della vita, che si prende bene un po' per tutto e quando fa le promesse le fa perché ci crede in queste promesse. Il punto qual è? Che è talmente volubile come energia, come persona, che magari una settimana dopo si dimentica. Non è che le faccia perché vi vuole illudere, ma fa queste promesse perché è nella sua natura reagire distinto, di impulso, quindi magari in quel momento specifico fare una promessa e poi non mantenerla. Ma perché si dimentica, non perché vi voglia far star male. Ok, andiamo a vedere qualche parola su cui focalizzarsi nell'inizio del 2026, primo semestre, prima metà, diciamo. Sono piccolissime queste carte, le adoro. Apertura e semplicità, quindi non cercate le cose complicate, cercate le cose semplici, le cose lineari, le cose, mi viene anche da dire, trasparenti, senza troppi fronzoli, senza troppi ghirigori. E apertura perché vi dico, comunque avete la stella, qui potrebbe arrivare qualche lampo di genio, qualche canalizzazione, se appunto riuscite a rimanere aperti a quello che arriva. E che veramente sarà un mese dove riuscirete, sarà un semestre dove riuscirete a vedere le cose in prospettiva, secondo me.
Andiamo a vedere una meditazione di Findor. Quando siete perfettamente in sintonia con me, sapete cos'è la vera libertà e siete colmi di gioia e di felicità. Allora potete vedermi in tutti i vostri compagni umani, scintilla divina in ogni cosa. Scusate. Allora potete vedermi in tutti i vostri compagni umani, scintilla divina in ogni cosa. Guardate con occhi capaci di vedere, udite con orecchi capaci di intendere e rendete grazie in eterno. La chiave è sempre l'amore. Devi imparare ad amare ciò che stai facendo, amare coloro che ti stanno accanto, amare il posto in cui vivi, amare ciò che ti circonda, amare anche l'aria che respiri e persino la terra sulla quale cammini. Ama ogni cosa su cui posi lo sguardo, ama tutto e sii cosciente di essere uno con tutto il creato. Io sono in ogni cosa, in ognuno. Io sono ciò che sono. Noi siamo uno. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo qualche spunto riflessivo lo abbiate trovato. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete dare like, mettere hype, iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi un'email, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, ma se avete piacere di farlo per conto vostro, di stare così ai vostri tempi, ai vostri ritmi, lo potete anche fare questo percorso abbonandovi al canale. Nella sezione degli abbonamenti ci sono 4 playlist e andrebbero viste in ordine di numero, però diciamo che tratto un po' tutto quello che riguarda le credenze limitanti, piuttosto che temi di metafisica, temi di metamedicina, che è la psicosomatica legata alle malattie, e poi c'è anche una playlist di meditazione per aiutare a pulire il campo energetico. Comunque, tutti i video, tutti i titoli dei video si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, non mi resta che augurarvi un 2026 splendido. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!